Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi realizzo per voi questa borsa con la raffia del sito Filati 3 Sfere. Potete acquistare cliccando il link nel box informazioni. Vediamo un po' i dettagli di questa borsa. Io vado a realizzare un fondo tondo con la raffia a maglia bassa seguendo la regola degli aumenti. Inoltre cambio, vedete, il punto di lavorazione. Lavoro, come potete vedere, la maglia bassa fino ad una certa altezza e poi cambio la lavorazione con il punto ventagli, o conosciuto anche come il punto conchiglia. Inoltre vado a foderare la borsa con un panno di feltro. Questa volta il panno di feltro lo scelgo un pochino più leggero, anche 1 mm va bene perché la raffia già tiene su abbastanza bene. Vado a completare con dei manici piatti, quindi delle maglie basse in giri di andata e ritorno. Nel box informazioni trovate tutti i tutorial utili, sia per i manici, per la fodera che per altro. Inoltre vi consiglio di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete condividere con me le vostre creazioni. Detto questo, passiamo adesso al tutorial. Iniziamo il nostro tutorial con la raffia e uncinetto numero 5. Io inizio con un anello magico. Qui vedete il filo corto, semplicemente faccio un anellino in questa maniera qui, entro all'interno, mi aggancio al filo, vedete, in questa maniera qui, e inizio con una catenella. Questa catenella sarà solo per agganciarci, quindi non va contata. Entro all'interno e lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie basse. Il filo, vedete, più corto semplicemente servirà per tirare e andare a chiudere il nostro lavoro. Una volta che abbiamo chiuso, vedete, sulla prima maglia bassa, quindi contate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entriamo. E nel mio caso io lavoro a spirale, quindi lavoro la prima maglia bassa, quindi non chiudo il lavoro in modo che non si formi la cicatrice. A questo punto metto semplicemente, vedete, un marcapunti. In ogni punto lavorerò 2 maglie basse, quindi entro di nuovo e lavoro la seconda maglia bassa, entro di nuovo e lavoro la seconda maglia bassa, secondo gruppo di maglie basse, quindi nel secondo punto lavoriamo sempre 2 maglie basse, quindi 2 maglie basse per ogni punto. Nel prossimo lavoro 2 maglie basse, in ogni punto, vedete, lavoriamo 2 maglie basse per ogni punto. Quindi 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2 e di nuovo 1 e 2. A questo punto, vedete, abbiamo un totale di 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16, perché lavorando 2 in ogni punto, i primi punti erano 8, adesso diventano 16. Adesso ad ogni riga cambieremo il tipo di lavorazione, quindi lavoreremo nella prossima riga una maglia bassa e un aumento, poi la riga dopo 2 maglie basse e un aumento e così via. Per ogni riga avremo un aumento di 8 punti.
quindi voi potete anche contare i punti se avete difficoltà ovviamente nella lavorazione. Quindi adesso tolgo, vedete, il marcapunti e inizio la prossima riga. Quindi abbiamo detto che per la prossima riga lavoreremo una maglia bassa, marcapunti, e nel punto dopo 2 maglie basse, quindi una e 2, che sarà ovviamente il nostro aumento. Quindi adesso andiamo a proseguire per tutta la riga alla stessa maniera. Nel primo punto lavoriamo sempre una sola maglia bassa, nel punto dopo, il secondo, 2 maglie basse, il nostro aumento. E così fino al marcapunti. A questo punto, vedete, io mi trovo in questa maniera qui. Adesso vado a fare, prima di fare la riga per gli altri aumenti, vado a fare un giro di maglia bassa semplice, quindi tolgo il marcapunti, inizio la maglia bassa e inserisco il marcapunti. E adesso vedete, in ogni punto semplicemente vado a realizzare un giro di maglie basse, quindi qui non faccio nessun aumento. Lavoro in questa maniera qui perché così il nostro fondo non slabbra, cioè nel senso che non si allarga troppo, rimane steso, ok? Ovviamente in base all'uncinetto, in base ai materiali che usate potrebbe cambiare, quindi vi consiglio di usare la raffia per questo metodo ovviamente. Quindi per ogni borsa io vi faccio vedere un metodo anche per il fondo. Ogni volta che realizzate un fondo con gli aumenti può capitare che a un certo punto il fondo si allarghi troppo o addirittura inizi proprio a fare l'arriccio. In questo caso bisogna fare dei semplici giri a maglia bassa, vedete, per stendere meglio la lavorazione. Questo è il sistema unico, universale che si usa in genere. Io nei miei tutorial cerco di farvi vedere spesso, insomma, i vari metodi, quindi poi voi imparate il sistema e non avete poi nessuna difficoltà a farlo vostro. Ecco, quindi vedete, io ho semplicemente fatto un giro di maglie basse senza aumenti. Già ci accorgiamo mentre lavoriamo, perché mentre lavoriamo vediamo già che i punti, vedete, sono abbondanti. Essendo abbondanti, se avessi fatto un altro giro di aumenti, sicuramente il fondo inizia ad allargare troppo. Invece deve essere bello steso. Quindi arrivo fino in fondo, vedete, a maglia bassa. Ecco, vedete, anche se vi sembra che adesso stia salendo, non vi preoccupate perché poi dalla prossima riga con l'aumento non lo farà più. Quindi ecco, sono arrivata alla fine, vedete, in questa maniera qui. Adesso tolgo il marcapunti e inizio con la riga degli aumenti. Quindi adesso lavorerò 2 maglie basse semplici, quindi lavoro la prima, vado a rimettere il marcapunti, metto questo modello qua più stretto. Ecco, perché non voglio che scappi, quello è un pochino troppo largo. Lavoro un'altra maglia bassa e un aumento, quindi 2 maglie basse nel prossimo, 1 e 2. Di nuovo 2 maglie basse, quindi una e un'altra nel prossimo. E nel terzo punto un aumento, 2 maglie basse, 1 e 2, e lavoriamo così fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete dove ho il marcapunti, dobbiamo iniziare la nuova riga di aumenti. Allora io termino sempre, vedete, se lavorate in maniera corretta terminerete sempre con l'aumento nel punto prima di iniziare la nuova riga. Adesso abbiamo lavorato 2 maglie basse e un aumento, adesso lavoreremo 3 maglie basse come si presentano, mettendo sempre il marcapunti sul primo, non vi dimenticate, e lavoreremo la seconda e la terza maglia bassa
in ogni punto che segue, e nel quarto lavoriamo 2 maglie basse, quindi il nostro aumento, quindi 1 e 2. Quindi adesso andate a proseguire lavorando 3 maglie basse come si presentano, e nel quarto un aumento, 2 maglie basse. Quando arriviamo, vedete, alla fine della riga, adesso non dobbiamo fare altro che andare a completare per tutta la nostra altezza, aumentando sempre le maglie basse più l'aumento. Quindi se adesso abbiamo lavorato, vedete, nel giro precedente 3 maglie basse e un aumento, adesso lavoreremo 4 maglie basse e un aumento. Quindi lavoro la prima maglia bassa e ovviamente metto sempre il marcapunti. La seconda, la terza e la quarta maglia bassa. E nella quinta, vedete, lavoro il mio aumento, quindi 2 maglie basse. Quindi andate a proseguire per tutta la riga lavorando 4 maglie basse come si presentano, e nella quinta 2 maglie basse. Quindi una volta vedete che abbiamo completato la riga con le 4 maglie basse e l'aumento, adesso dobbiamo continuare con 5 maglie basse, un aumento, la riga dopo 6 maglie basse, un aumento, e così via fino ad arrivare alla nostra larghezza. Il fondo, vedete, si presenterà in questa maniera qui, ok? Quindi adesso andate a proseguire. Io adesso proseguo con le 5 maglie basse, un aumento, la riga dopo 6 maglie basse, un aumento, poi 7 maglie basse, un aumento, fino ad arrivare insomma alle righe che voglio, i centimetri insomma che desidero mettere per la mia borsa. Io vado a proseguire e poi vi dico fine a quanti centimetri ho proseguito e soprattutto fino a che riga di aumento. Come potete vedere, io ho proseguito fino ad una larghezza di 24 centimetri, che con gli aumenti sono praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quindi 9 maglie basse e un aumento. Realizzata la riga di 9 maglie basse e un aumento, io mi fermo e vado a proseguire adesso la borsa, quindi devo semplicemente andare a lavorare la borsa, che lavorerò fino ad un certo punto a maglia bassa e poi cambio la mia lavorazione. Andiamo adesso a contare i punti. Adesso entriamo, vedete, dove abbiamo il marcapunti, semplicemente a maglia bassa, ma entreremo in coste, cioè prenderemo, vedete, solo la solina esterna e lavoreremo la prima maglia bassa. Fatto questo, andiamo in ogni punto a lavorare delle semplici maglie basse senza aumentare più, quindi adesso noi non aumentiamo più. Ovviamente i 24 centimetri che abbiamo sulla base serviranno anche per prendere la misura di una fodera, quindi ovviamente prima di andare a proseguire andate a prendere la circonferenza ovviamente del cerchio, quindi appoggiatela su una stoffa o sul feltro, dipende come volete fare la vostra fodera, e poi andate a proseguire a maglia bassa. Quindi adesso lavoriamo una maglia bassa, vedete, in ogni punto, fino ad arrivare ovviamente al nostro marcapunti. Quando arriviamo, vedete, alla fine della riga dove abbiamo il marcapunti, il risultato sarà più o meno questo, e vedete che la borsa già sta iniziando a salire. Quindi adesso togliamo il nostro marcapunti e semplicemente entriamo, vedete, in ogni punto prendendo entrambe le asole a maglia bassa. Rimettiamo ovviamente il nostro marcapunti. E adesso dobbiamo andare a proseguire per un giro di maglie basse in ogni punto, quindi maglia bassa, vedete, in ogni punto per un tot di righe, e ad un certo punto poi cambieremo la nostra lavorazione. Quindi adesso andate a proseguire per un tot di maglie basse, io vado a proseguire ovviamente e poi vi dico quante maglie basse ho realizzato. Ogni volta che arriviamo dove c'è il marcapunti semplicemente lo togliamo, lavoriamo la maglia bassa e rimettiamo il marcapunti, vi raccomando. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato.
Come potete vedere io ho proseguito, ho realizzato 24 righe totali di maglie basse per un'altezza di 23 centimetri. Adesso a questo punto andiamo a cambiare il nostro punto. Dove vedete il marcapunti, io mi fermo prima ovviamente, tolgo il marcapunti e qui vado a realizzare una maglia bassissima e su questa maglia bassissima metto un marcapunti. Io ho un totale di 88 maglie basse. Adesso guardate, salto 2 punti, filo sull'uncinetto, entro nel terzo punto e lavoro 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. A questo punto controllate in base sempre al filato, vedete quando andate a stendere se le maglie basse, le maglie alte devono essere, scusate, maglie alte devono essere sempre dispari. Quindi io salto 2 punti, vedete, nel terzo lavoro una maglia bassa. Quindi ho realizzato 5 maglie alte totali. Ok? Adesso di nuovo filo sull'uncinetto, salto 2 punti e nel terzo lavoro di nuovo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte nello stesso punto. Salto di nuovo, vedete 2 maglie basse e nella terza realizzo una maglia bassa in questa maniera qui. Adesso quindi dobbiamo andare a proseguire per tutta la riga in questa maniera, saltiamo sempre le 2 maglie basse, nella terza lavoriamo le 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo vedete saltiamo 2 maglie basse e nella terza lavoriamo una maglia bassa. Questo sarà il risultato, quindi andate a proseguire fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, alla fine dove abbiamo il marcapunti, noi abbiamo 1, 2, 3 e 4 punti, quindi gli ultimi punti li lavoreremo in questa maniera qui, saltiamo un punto, in quello dopo lavoriamo solo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. E qui vedete dove abbiamo il marcapunti, lo togliamo chiaramente e lavoriamo una maglia bassissima. Qui praticamente vedete abbiamo finito l'intera riga di lavorazione. Adesso a questo punto dobbiamo iniziare la seconda riga. La seconda riga lavoreremo i nostri ventagli, quindi le maglie alte al centro della maglia bassa e al centro, quindi sulla, vedete 1, 2, 3, sulla terza maglia alta lavoreremo la maglia bassa. Quindi lavoriamo in questa maniera, iniziamo con 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e nello stesso punto lavoriamo altre 2 maglie basse, quindi 1 e 2 maglie alte, scusate, non maglie basse, perdonatemi se dico maglie basse, mi confondo. Abbiamo lavorato 3 maglie alte, vedete, in questa maniera qui. Adesso 1, 2 e 3, sulla terza maglia alta lavoriamo una maglia bassa, in questa maniera qui. Adesso guardate, dove abbiamo la maglia bassa lavoreremo semplicemente le 5 maglie alte, quindi 1, 2,
2, 3, 4 e 5 maglie alte. Adesso guardate, sulla terza maglia alta, quindi 1, 2 e 3, entriamo all'interno e lavoriamo una maglia bassa. Ed ecco, vedete come si presenta il lavoro. Ovviamente qui al ritorno andremo a completare le maglie alte, che devono essere sempre 5. A questo punto andate a proseguire sulla maglia bassa, sempre 5 maglie alte. Sulla terza maglia alta andiamo a chiudere sempre a maglia bassa fino ad arrivare chiaramente dove abbiamo iniziato. Quando arriviamo, vedete che abbiamo realizzato nella maglia bassa le 5 maglie alte, abbiamo le 3 maglie alte. Negli ultimi punti ne abbiamo realizzato 3 maglie alte. Quindi sulla terza, vedete, sulla seconda, scusate, entro e lavoro la maglia bassa. Adesso qui è dove ho iniziato, mettete un marcapunti se pensate di confondervi. Ho lavorato le 3 maglie alte, filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto, vedete, lavoro altre 2 maglie alte. Allora, entriamo e lavoriamo 1 e 2 maglie alte. E sulla terza catenella, vedete, mi aggancio, quindi non vi confondete, sulla terza catenella mi aggancio a maglia bassissima, così completando, vedete, l'archetto. Adesso significa che da qui in poi inizieremo la terza riga di lavorazione, quindi io realizzo una catenella, su questa catenella andiamo a mettere un marcapunti, così non ci confondiamo e ricordiamo dove finisce la nostra riga. Adesso per tutta la lavorazione lavoreremo 5 maglie alte dove abbiamo la maglia bassa, quindi filo sull'uncinetto, entriamo dove abbiamo la maglia bassa e lavoriamo le 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte. E dove abbiamo, vedete, la terza maglia alta, 1, 2 e 3, sulla terza entriamo e lavoriamo una maglia bassa in questa maniera qui. Quindi iniziamo da capo la riga. Quindi adesso andate a proseguire lavorando 5 maglie alte, vedete dove abbiamo la maglia bassa, e sulla terza maglia alta lavoriamo una maglia bassa e di nuovo 5 maglie alte dove abbiamo la maglia bassa e sulla terza maglia alta una maglia bassa fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti. Quando arriviamo, vedete che qui abbiamo il marcapunti, quindi sulla catenella abbiamo il marcapunti, abbiamo lavorato l'ultimo archetto di ventagli, entriamo dove abbiamo la catenella, quindi togliamo il marcapunti e qui vedete dove abbiamo realizzato, dove abbiamo, vedete, la catenella, entriamo e realizziamo la maglia bassa o una maglia bassissima, insomma vanno bene entrambe. Adesso a questo punto qui dobbiamo iniziare la lavorazione delle 5 maglie alte. Io ho lavorato la maglia bassa, quindi lavoro solo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e nello stesso punto, vedete, entro e lavoro altre 2 maglie alte, 1, 2 e 3, quindi lavoro 3 maglie alte perché al ritorno lavorerò le altre 2. Quindi devo ricordarmi che qui sulla seconda, vedete, catenella metto il marcapunti, andrò a chiudere, lavorerò le 2 maglie alte qui e poi andrò a chiudere, ok? Quindi adesso vedete qui ho 1, 2 e sulla terza
maglia alta, entro e lavoro una maglia bassa. Adesso qui al centro lavoro di nuovo le 5 maglie alte, sulla terza maglia alta la maglia bassa, 5 maglie alte e sulla terza maglia alta la maglia bassa. Quindi vado a proseguire fino ad arrivare al marcapunti. Arrivo, vedete, dove ho il gruppo da 5 maglie alte, quindi ho fatto la maglia bassa sulla terza e qui vedete ho il marcapunti, quindi ho lavorato le 3 maglie alte. Adesso filo sull'uncinetto, entro, vedete qui dove ho lavorato la maglia bassa e poi le 2 catenelle e lavoro 2 maglie alte, quindi una e 2 maglie alte. E qui guardate dove ho il marcapunti vado a chiudere a maglia bassissima la lavorazione. Quindi a questo punto una catenella, rimettiamo sempre il marcapunti e di nuovo andiamo a completare un'altra riga. Io vado a realizzare l'ultima riga, quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno, vedete, della maglia bassa e realizzo sempre le mie 5 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. E come per tutte le righe, sulla terza maglia alta entriamo e realizziamo la maglia bassa, quindi una maglia bassa sull'archetto in questa maniera qui. Quindi adesso andiamo a proseguire. Sulla maglia bassa lavoriamo sempre le 5 maglie alte, sulla terza maglia alta una maglia bassa per tutta la riga fino al marcapunti. Quando arriviamo, vedete che abbiamo lavorato le 5 maglie alte nella maglia bassa, abbiamo qui l'archetto, vedete, dove abbiamo messo, cioè dove abbiamo, scusatemi, la maglia bassa, vedete, quindi abbiamo fatto, avevamo la maglia bassissima, una catenella e qui dove abbiamo il marcapunti, togliamo il marcapunti, entriamo all'interno e chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso io ho terminato le mie righe, quindi tolgo, vedete, taglio il filo con un ago a punta tonda, entro nel punto dopo, quindi io sono così, vedete, entro in quello dopo in questa maniera qui, entro al centro, vedete, di nuovo e vado ovviamente a chiudere all'interno in questa maniera qui da non creare scalini e poi entro all'interno ovviamente per nascondere al meglio il filo rimanente, ovviamente la nostra codina, quindi entro più volte, vedete, nello stesso punto e cerco di bloccare bene la rafia, come se si creasse, vedete, proprio un nodo. E a questo punto tagliamo ovviamente i fili e la nostra borsa, come potete vedere, è terminata. Quindi ho realizzato un totale di 1, 2, 3 e 1, scusate, allora 1, 2, 3, 4 e 5 archetti, quindi 5 righe di punto ventaglio o punto conchiglia, questo è il modo esatto, insomma, come lo chiamano. Fatto questo andiamo a realizzare adesso i nostri manici. Allora, per quanto riguarda i manici, io vado a realizzare dei manici piatti, vedete, nel box informazioni vi metto il link per realizzare i tutorial, specie per i principianti. Per chi già sa lavorare all'uncinetto, semplicemente dovete mettere 6 maglie basse con l'uncinetto numero 4, così la lavorazione, vedete, viene più stretta, e ho realizzato 40 cm di manico.
che sono un totale di 60 righe. Ripeto, se volete seguire un tutorial dettagliato, sono dei giri di andata e ritorno, quindi 6 catenelle, lavoreremo le 5 maglie basse in giri di andata e ritorno fino ad arrivare a 60 righe, un'altezza di 40 cm. Ovviamente potete farle anche più lunghi, questa è una questione di gusto. Adesso guardate, io semplicemente misuro, quindi non seguo gli archetti perché non saranno precisi, quindi lascio 11 di qua e 11, vedete, di qua, e da questa distanza vado a cucire i manici. Quindi vedete, inizio da questa parte e da questa parte lasciando gli 11 centimetri di distanza, quindi la stessa distanza a destra e a sinistra, e andiamo a cucire. Ovviamente vedete, una volta che ho cucito il primo manico da un lato, devo andare a cucire anche gli altri due manici e posizioniamo, vedete, la borsa in modo lineare, assicurandoci sempre che ci siano gli 11 cm di qua e gli 11 di qua. Ovviamente, avendo già posizionato il manico è più semplice, e andiamo a cucire l'altro manico. Una volta vedete che abbiamo posizionato entrambe i nostri manici, la nostra borsa è pronta. Io vado adesso a foderare la borsa, perché anche se la raffia, vedete, si mantiene, insomma è abbastanza rigida, però per quando si mettono le cose all'interno la borsa si appesantisce troppo e quindi slabra, come tutti i materiali, insomma poi non prende la forma di una borsa stabile. Quindi io vado a foderarla. Nel box informazioni vi metto il link se volete foderarla con il panno di feltro, o comunque c'è anche il tutorial da seguire per la fodera in cotone. Io vi ringrazio di avermi seguito. Se vi fa piacere, iscrivetevi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, così potete farmi vedere le vostre creazioni. Vi saluto e vi rimando a uno dei miei tutorial.